Salve ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. In questo video vi parlerò di come io ho imparato e perfezionato il mio switch. Cercherò di accompagnarvi step by step in quella che poi sarà la forma completa del movimento, considerando anche gli errori più comuni che si possono commettere. Ora però partiamo dal principio rispondendo ad alcune domande. Cos'è lo switch? A cosa serve? Tutti possono approcciarlo? Lo switch da pull up a muscle up è un movimento che può essere considerato come una skills del calisthenics, in particolar modo legata al settore della resistenza. Viene utilizzato nei combo set su sbarra e consiste nell'eseguire un passaggio rapido tra la trazione e il muscle up con lo scopo di ottimizzare le tempistiche del set. Se eseguito correttamente ci farà risparmiare dei secondi preziosi durante il circuito a tempo. Tenere in considerazione questo aspetto sarà fondamentale per poter performare al meglio in ottica gara, soprattutto quando ci si trova davanti a degli speed test, ovvero dei circuiti a tempo molto brevi. Non ti fornirò dei prerequisiti standard, ogni caso è a sé e tutto varia molto da persona a persona. Prima di approcciare questo movimento però assicurati di avere già un buon numero di trazioni e di riuscire a fare tranquillamente dei bei muscle up esplosivi. Andiamo ora ad analizzare il movimento. Partiamo dal presupposto che il muscle up richiede una presa che sia la più salda possibile. Vi consiglio di iniziare il bar set, quindi le trazioni prima del muscle up, con il pollice sotto la sbarra. Così facendo non andremo a variare la tipologia di presa durante il nostro switch. Aprire il palmo della mano per poi portare il pollice da sopra la sbarra a sotto la sbarra potrebbe risultare rischioso ai fini del completamento del set. Meno cose si hanno a cui pensare, meglio è. Questo infatti è anche uno dei motivi per cui prediligo il pollice sotto la sbarra nelle trazioni. Anche un atleta avanzato con forza e resistenza da vendere avrà bisogno di tempo per apprendere al meglio questa skills se mai allenata. Quindi porta pazienza. Non è qualcosa che si impara dall'oggi al domani, il tutto richiede tanta pratica. Ti consiglio di filmare le esecuzioni così da poterle analizzare ed eventualmente lavorare agli errori commessi. Ora ti mostrerò degli esercizi che ti aiuteranno a capire la tecnica corretta. Tramite queste propedeutiche avrai modo di lavorare su coordinazione e timing di tirata. Alla fine del video riuscirai a capire quando e come imprimere forza per riuscire ad oltrepassare la sbarra nella maniera più fluida ed economica possibile. Andremo a segmentare le varie fasi del movimento partendo proprio dall'oscillazione iniziale. Per adesso focalizziamoci esclusivamente sulla trazione, quella prima del muscle up. Quando poi riusciremo a gestire con confidenza questi passaggi andremo a alzare la posta in gioco fino ad aumentare il numero di trazioni all'interno del set. Afferriamo la sbarra andando in posizione di dedeng. Il movimento di tirata che ora dovrei andare ad effettuare non sarà lo stesso di una trazione normale. Nella classica, infatti, si mantiene tanta verticalità nel movimento. In parole povere, qui dovrai trazionare e contemporaneamente sbilanciarti in avanti con tutto il corpo, facendo così traslare il busto in avanti e verso il basso. Per eseguire correttamente la salita, quindi la fase concentrica del movimento, bisogna iniziare a tirare quando i tuoi piedi saranno perpendicolari o dietro la sbarra, mai avanti. Dico questo perché dobbiamo ricercare un modo che in fase di discesa, quindi durante l'eccentrica della trazione, crei un'oscillazione che ci spinga dietro la sbarra. In questa fase consiglio di mantenere contratto l'addome, così da non andare ad assumere la classica posizione di banana evitando l'inarcarsi della schiena. Rimanere ben allineati con il corpo sarà fondamentale per eseguire uno swing bello da vedere e per non andare a sviluppare un conseguente keep danka nel muscle up. Una volta arrivati con il mento sopra la sbarra, il nostro corpo dovrà trovarsi in posizione obliqua rispetto al terreno, con bacino, gambe e piedi al di là della sbarra. A questo punto lasciamoci cadere verso il basso. L'inerzia del movimento, dovuta dallo sbilanciamento iniziale, creerà l'oscillazione che ci servirà nelle propedeutiche successive. Assicuriamoci di riuscire a padroneggiare questo step, prima di rendere il tutto più complesso, aggiungendo ulteriori elementi. Ti proporrò degli esercizi che saranno propedeutici al muscle up e ti aiuteranno a capire quando iniziare ad imprimere forza per poi effettuare la salita. Nel video possiamo vedere consecutivamente un pull up ed una trazione al petto modalità muscle up.
Come accennato in precedenza, dovrei sfruttare l'eccentrica della trazione per arrivare alla sbarra. L'inerzia della discesa creerà un corridoio di lancio che dobbiamo percorrere ed usare a nostro favore per limitare il dispendio energetico. Se eseguito bene, noteremo che il nostro corpo verrà accompagnato verso l'alto senza troppi problemi. Volendo potete anche decidere di non arrivare ad impattare la sbarra con il petto. In una fase preliminare al movimento completo va bene anche far pratica arrivando più o meno ad altezza sbarra. Questi esercizi non hanno l'obiettivo di potenziare la trazione o il muscle up, bensì quello di migliorare la vostra coordinazione, acquisendo sempre più fiducia con il giusto timing da mantenere. Ora mettiamo insieme i pezzi ed eseguiamola in forma completa. Fondamentale sarà essere esplosivi ed iniziare ad imprimere forza nel momento più opportuno. Consiglio di iniziare la fase esplosiva del muscle up quando ci troviamo con gli avambracci perpendicolari alla sbarra, quindi quando abbiamo gli avambracci più o meno sotto la sbarra, lì iniziamo ad imprimere forza per iniziare la salita del muscle up. Così facendo riusciremo ad economizzare il gesto sfruttando tutta l'inerzia del movimento. Durante questa fase andremo a cambiare l'assetto del nostro corpo passando da quello della classica trazione a quello del muscle up. Cerca comunque di rimanere compatto anche qui e di non portare gli arti inferiori dietro il busto durante lo swing. Se questo accade rischierai di chippare d'anca durante la salita. Una volta che riusciamo ad eseguire correttamente il movimento completo, possiamo provare ad aggiungere ulteriori trazioni prima del muscle up. Le cose da tenere a mente rimangono quelle dette in precedenza. Quando siamo sotto fatica o iniziamo ad approcciare per le prime volte questa skill, ci capiterà di sbilanciarci eccessivamente in avanti, così da sfruttare più inerzia del movimento. Se questo accade non succede niente, anzi ci aiuterà a capire come lavorare sulla coordinazione e successivamente a migliorare sempre di più il nostro swing. L'importante però è ricordarsi che quella trazione prima del muscle up è a tutti gli effetti una trazione, con i suoi classici parametri. Quindi occhio a non snaturarla troppo, perché in ottica gara dovrà avere la stessa validità di tutte le altre trazioni. Per fare questo avremo bisogno di forza, esplosività e verticalità nel movimento. Se la trazione prima del muscle up assumerà le sembianze di un front lever o di una trazione nel sit, significa che stiamo sbagliando qualcosa. Buona cosa sarà rimanere compatti con i muscoli del core per mantenere la giusta linearità ed evitare che il corpo si squadri. Mi capita di vedere spesso ragazzi focalizzarsi esclusivamente sullo swing, sull'oscillazione, tralasciando però alcuni aspetti fondamentali della trazione, come per esempio chiusura e lockout. Presta attenzione ad oltrepassare in maniera chiara il mento al di là della sbarra. Evita di guardare in basso durante l'oscillazione, quando ti trovi a mezz'aria, che sei lì nell'effettuare la chiusura, e non dimenticarti di andare in massima estensione con il gomito prima di effettuare la salita per il muscle up. Se stai cercando di pulire questa combinazione, oltre a quello che ti ho appena detto, ti sarà anche d'aiuto allenare i muscle up cercando di limitare il più possibile l'oscillazione ed eseguire delle trazioni rimanendo verticali con tutto il corpo. Tutto questo, abbinato a tanto allenamento, ti aiuterà a migliorare l'estetica del tuo switch. Grazie a questa skill ho ampliato di tanto il mio arsenale atletico. Vi faccio un esempio. L'Ultimate Set è uno dei set su sbarra più ambiti e conosciuti a livello mondiale. Consiste nel fare una trazione, un muscle up, un bar dip, 2 trazioni, 2 muscle up, 2 bar dip, fino ad arrivare a 5 trazioni, 5 muscle up, 5 bar dip. Si parte da 1-1-1 e si arriva a 5-5-5. Per me questo set rappresenta le combinazioni di molteplici capacità ed abilità, non solo resistenza e forza. Per eseguirlo al meglio e cercare di chiuderlo nel minor tempo possibile bisogna sapersi muovere e conoscere la sbarra, considerando gli elevati cambi tra un movimento all'altro che andremo ad eseguire. Saper fare un buon switch ci aiuterà tantissimo ad abbassare drasticamente il tempo sul cronometro. Penso siano davvero pochi gli atleti che hanno il pieno controllo di questo movimento. Ricordo che al workshop di Aviales a Milano, svoltosi nella palestra degli Street Gorilla, rimasi impressionato quando lo vidi fare da lui. Una pulizia e padronanza del gesto assurda. Mi motivò tantissimo e per me quella rimane tuttora la combo dove al suo interno comunque ci sono switch. Era una trazione, un muscle up per 4-5 volte, metterò il video da qualche parte, per me quella rimane l'esecuzione migliore mai fatta. Credo che difficilmente qualcuno possa replicarla come l'ha fatta lui. Io comunque sono qui, mi alleno apposta per questo, quindi chissà un giorno se riuscirò ad eseguirlo come lo fa lui. Tanta roba, davvero.
Ragazzi, siamo giunti al termine, io vi ringrazio per la visione, spero di esservi stato d'aiuto, spero che quello che vi ho detto basandomi sulla mia esperienza possa aiutarvi, che sia in ottica gara, nell'allenamento o nel conseguimento di un set specifico. Se così fosse, fatemelo sapere attraverso un commento. Chi vuole essere allenato a me può leggere attentamente la descrizione del video, lì dentro troverete tutte le informazioni a riguardo. Grazie ancora per la visione, ci vediamo alla prossima.